Settimana scorsa è uscita una novità incredibile che rivoluzionerà il mio modo di fare street photography e sono veramente contento, quindi oggi ve ne parlo. Prima di partire con le notizie, amici, vi ricordo di seguirmi se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale perché sto facendo un pochino fatica con YouTube in questo ultimo periodo e il supporto da parte vostra è sempre fondamentale, quindi datemi una mano iscrivendovi e lasciando un commento. Adesso passiamo alla novità che è uscita settimana scorsa perché finalmente sono veramente contento. Quando ho letto questa notizia ero veramente super contento. La novità introdotta che svolta completamente la mia street photography è l'AI Generative Fill di Lightroom, che da Photoshop arriva anche su Lightroom Classic e soprattutto su Lightroom Mobile. È una cosa bellissima, io sono gasatissimo di questa cosa e cambia completamente il mio modo di fare street. Adesso vi spiego velocemente perché. Per chiunque non lo sapesse, io faccio street photography con la mia Sony e poi tutta la mia street di base, cioè nel senso senza grandi problemi, la edito direttamente, soprattutto la fotografia di viaggio, direttamente su di lui. Lui è un iPad mini del 2021, è fantastico perché poi c'ha il supporto alla penna di seconda generazione, lo attacchi così, USB-C ed è veloce per editare tutta la mia parte di street, tutta la mia parte di fotografie che prendo, ci sparo sopra un preset, faccio le correzioni da Lightroom Mobile ed è comodissimo perché con un hub USB-C praticamente metto la scheda, la collego, insomma ho parlato del mio setup, vi lascio il video qua nelle schede, però di base io edito tutto su di lui. Il problema che si è sempre posto per me è che praticamente molto spesso c'erano magari delle cose da togliere, delle persone di troppo e il problema che si poneva sempre, che mi dava tantissimo fastidio, era il fatto che lo strumento rimuovi di Lightroom obiettivamente faceva schifo, cioè non riusciva a capire che cosa dovesse fare e anche le cose più basiche non le toglieva, cioè rispetto al pennello correttivo al volo di Photoshop o al riempimento in base al contenuto sempre di Photoshop era imbarazzante, ma non quello con il Generative Fill, con l'AI, ma quello di base di Photoshop. E quindi questa cosa mi dava fastidio perché c'era sia su Lightroom Mobile che su Lightroom Classic e quindi per fare delle modifiche, dei cambi bisognava passare attraverso Photoshop. Poi anche col fatto che su Photoshop hanno introdotto il Generative Fill, comunque potevi fare le cose più velocemente, però comunque dovevi passare attraverso Photoshop e capite che passare da Lightroom a Photoshop mobile soprattutto significa andare sul computer, aprire Lightroom normale, quindi non quello classic dove c'è le fotografie, fare modifiche in Photoshop, su Photoshop aprirlo, rimuovere la persona che c'è, cioè è una rottura veramente di scatole inutili, una perdita di tempo per poi delle fotografie street che molto spesso sono per progetti personali, sono per pura bellezza estetica. Insomma, la mia street photography, ne ho parlato molto spesso qua sul canale, non la voglio nemmeno chiamare street photography, è fotografia di ciò che vedo e cose, però insomma ne ho parlato qua sul canale, ha un criterio puramente estetico che piace a me, non deve raccontare nulla di incredibile. Data questa lentezza nel processo di modifica e nel processo di rimozione, succedeva che in alcune fotografie piuttosto che entrare su Photoshop eccetera lasciavo magari la persona di troppo, lasciavo quel dettaglio che non mi piaceva o lo toglievo con Lightroom che comunque faceva qualche porcata per pigrizia, tempo soprattutto e sbatti. Sì, c'era Adobe Firefly, però devi aprirla su un sito web, poi sì, te la potevi mettere, però era una menata. Con il fatto che hanno messo il Generative Fill anche su Lightroom, che poi non è esattamente il Generative Fill, è una figata, però c'ha anche dei contro. Ora, come funziona in questo momento? Tu prendi la tua fotografia, vai su Lightroom e hai la possibilità di fare due cose: o la rimozione come era prima, quindi rimozione in base al contenuto di informazioni che il software riconosce all'interno della tua foto e quindi se le informazioni non sono abbastanza lui non è preciso nel rimuovere. Per esempio, se deve togliervi una nuvola su un cielo completamente azzurro lo fa, se deve togliervi un dettaglio su un monumento non è capace perché non riconosce altre cose simili in quel monumento, magari, per farvi capire. Mentre invece la seconda opzione, che appunto è stata introdotta, ragiona tramite intelligenza artificiale, quindi non prende i dati dalla vostra fotografia ma prende i dati da tutte le fotografie di stock in rete e in archivio che ha Lightroom e quindi prende Lightroom e Photoshop e Adobe
e quindi prende quelle informazioni e sostituisce la parte che volete generare, insomma, e lo fa in modo molto preciso. Ovviamente per accedere a questo archivio deve essere connessa a internet, cosa non scontata, perché io molto spesso la street photography per esempio la faccio in viaggio in posti dove magari non ho il wifi o voglio fare delle modifiche al volo e non sono sotto rete, e questo potrebbe essere un po' un casino. Dovrò fare dei viaggi nuovi per testare questa cosa? Assolutamente sì! Ho trovato la scusa per andare a farmi qualche viaggio da qualche parte? Sicuramente sì. Così veloce, qualche meta è che quest'estate ho un mese di pausa dal lavoro eccetera, mi piacerebbe andare in un posticino carino, consigliatemelo qua nei commenti, parentesi perché non so dove andare. Torno al discorso Lightroom, e quindi questa cosa qua può creare un pochino di problemi, può essere un pochino un problema, e soprattutto non è un vero e proprio generative fill quello che hanno aggiunto su Lightroom, nel senso tu non è che selezioni e inserisci un prompt su cui tu dici cosa generare, su cosa rimuovere, ma semplicemente lui sa che nella cosa generata devi rimuovere, quindi per aggiungere cose, per fargli generare delle cose, per sostituire delle cose con degli altri, un soggetto, un oggetto con qualcos'altro, non è in grado di farlo perché non riceve prompt, e per quello bisogna passare ancora a Photoshop. Globalmente parlando, quindi non per l'utilizzo che ne faccio io, globalmente parlando questo è un bel passo indietro, soprattutto perché secondo me quando una persona spende per l'abbonamento fotografia ha dentro Photoshop e ha dentro Lightroom Classic, ha dentro Lightroom, quindi non ha senso dal mio punto di vista non mettere una cosa così su Lightroom e obbligare le persone a passare tramite Photoshop, cioè non ne trovo molto il senso che se io ho la mia fotografia e ci voglio mettere in mezzo un lampione devo passare per forza tramite Photoshop per essere preciso e dirgli che voglio un lampione. D'altra parte però, guardando le modifiche che si fanno su Lightroom e guardando che è un programma di fotoritocco e foto editing basilare, secondo me è ben in linea con quello che è la parte di gestione delle applicazioni, nel senso magari non è comodissimo, però allo stesso tempo aiuta a mantenere ben definito Photoshop, Lightroom e Lightroom Classic. Questa cosa che Adobe fa e fa da tempo, che mantiene estetiche diverse tra banalmente anche Lightroom Classic e Lightroom, che non ha mai fuso insieme ma ha sempre tenuto due prodotti ben separati, o tra Lightroom Classic e Photoshop che praticamente non vuole mischiare le funzioni l'uno dell'altro, secondo me è molto comodo perché vai a distinguere dei prodotti ben definiti che sono necessari, e quindi tu hai dei prodotti diversi. Hai Lightroom Mobile o Lightroom senza nome che viene utilizzato su tutti i dispositivi, telefono, c'è smartphone, tablet, iPad e anche computer, che però ha la stessa grafica, le stesse impostazioni, le stesse cose di modifica. Successivamente hai Lightroom Classic, che è ottimo per la gestione dei file, è molto più approfondito nella classificazione. Io ho fatto un tutorial su questo programma, andatevelo a vedere, perché da 0 a 100 come fare, come funziona. E poi hai Photoshop, dove hai il vero e proprio fotoritocco. Se tu hai i ritratti, come faccio io i ritratti in studio, aggiusti i colori su Lightroom Classic e poi vai su Photoshop per fare tutto il ritocco della pelle, per fare tutte quelle cose lì. Secondo me è una mossa a livello di marketing, a livello di posizionamento molto interessante. È un po' scomoda, perché è un po' scomoda, obiettivamente. Magari avrei preferito la possibilità di inserire dei prompt direttamente su Lightroom. Questo magari avrebbe agevolato, però allo stesso tempo richiede una potenza diversa che sull'iPad mini, per esempio, che ho io, che non ha un processore M e che non ha tutta questa potenza, anche se file della 7.3 in RAW, centinaia in un pomeriggio a New York, li ho fatti tutti fantastici, cioè su quello è spaventoso, però comunque non puoi andare a sovraccaricare un dispositivo di così tanta magari potenza di calcolo, perché comunque il generative fill porta via tanta potenza di base, e magari mantenerlo su un Photoshop che sei sicuro che viene visto da computer magari può essere un po' più intelligente. Certo è che Photoshop fatto bene c'è solo su Mac o comunque su computer,
però d'altra parte si potrebbe anche andare incontro a certi dispositivi come l'iPad. Infatti adesso c'è la WWDC, appena annunciano il nuovo iPadOS parleremo bene di iPad per fotografia e video, perché ho un'opinione molto particolare e credo che vi si possano trovare tanti spunti interessanti in cui potete ritrovarvi anche voi, e quindi volevo essere, secondo me, chiaro e dare una mia opinione a riguardo, dato che io sono un utilizzatore compulsivo, soprattutto a livello fotografico, di iPad. Quindi in conclusione sono veramente contento che Adobe abbia introdotto questa novità, soprattutto su Lightroom Mobile. Ovviamente è accessibile solamente per coloro che hanno l'abbonamento a Creative Cloud. Se ci lavorate e pagate Photoshop ce l'avete incluso, quindi è l'abbonamento piano fotografia da 12 euro al mese. Secondo me è un grandissimo passo avanti, stiamo andando nella giusta direzione. Secondo me l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la rimozione e per la correzione è fantastico, perché normalmente lo fai a mano in 5 ore, adesso lo fai con l'intelligenza artificiale in 10 minuti. Chi lo faceva prima lo fa anche adesso, risparmia semplicemente tempo. Se questa cosa non vi piace, cioè se non vi piace che le persone risparmino tempo nel modificare le vostre foto, siete semplicemente degli stronzi perché volete che le persone perdano tempo. Scherzo. Però il mio pensiero di base può anche riassumersi così, ecco. Quindi questo era il mio pensiero, sono veramente gasato, adesso farò tantissimi esperimenti, seguitemi su Instagram perché pubblicherò tantissime fotografie che magari farò nelle prossime settimane con delle correzioni, con delle cose, quindi seguitemi su Instagram per degli aggiornamenti. Noi ci vediamo in un prossimo video, i video stanno tornando, sto cercando di essere più regolare, il canale è partito bene, adesso sta un attimo, sta rallentando perché ha rallentato anche il numero di video che sono usciti e mi rendo conto anche un po' di qualità. Quindi amici, sincronizzatevi, iscrivetevi, noi ci vediamo presto perché stiamo tornando molto molto forti. Ciao a tutti!